people that live down below us that never seen the day of light. Ho davvero paura, cioè guardando questo video ho paura. 3 guys tried to kill me. Siringhe, acqua, schifo. You really think that's a good idea? If you fall and you start getting washed into the darkness, you would be scared. Secondo me abbiamo un po' sottovalutato tutta la situazione generale. Saresti in grado di vivere sottoterra? This is my kitchen, you know, my little 2-burner stove where the magic happens. Uno dei video in cui mi avete taggato di più su TikTok è un contenuto di Tyler Oliveira che esplora la comunità dei mall people, letteralmente gli uomini talpa, ovvero gente che vive in città di fortuna costruite dentro le fogne americane. Can I ask you for how long you've been living here? Years, 7, 8 years, a long time. Una delle comunità più famose è quella di Las Vegas e, dato che la curiosità era fortissima, ho deciso di sfruttare questo nuovo viaggio pazzo per scoprire cosa succede da quelle parti. È un pazzo. Questa gente non vede la luce del sole per giorni interi, si dice sia molto pericolosa e vive letteralmente sotto la città del lusso e dei casinò. Cosa mai potrà andare storto? Alla prossima avventura, a Las Vegas. Essendo appunto a New York per i video sul Bronx, ho quindi preso un aereo per volare dal JFK Airport verso il McCarran di Las Vegas, senza sapere né a cosa sarei andato incontro né con chi avrei esplorato la zona. Facciamo una cosa, aspetta qua, se te la senti, e io entro un po'. Arrivo quindi nella cosiddetta Sin City con un sacco di domande, dovute specialmente all'ambivalenza della città e, in generale, degli Stati Uniti. The city of Las Vegas approved a controversial homeless ordinance. Nel 2019, infatti, è stata deliberata un'ordinanza che vieta in modo categorico di accamparsi o di dormire per strada, con multe che arrivano fino a migliaia di dollari, che per gente in quelle condizioni è paradossale. Questa legge, oltre ad essere stata aspramente criticata per via della criminalizzazione della povertà, ha portato sempre più persone a vivere nell'ombra, nascoste lì dove nessuno possa trovarle, nelle fogne della città. Vegas, baby. Guarda slot, ma non è vero. Devi essere malato per giocare qua. Ho perso 20 euro. Era per la clip, dai. E quindi torniamo a esplorare più da vicino la flora e la fauna locali, che sono un qualcosa di davvero fuori dal mondo per noi europei. Più vedo cose, più penso che sia... È assurdo pensare che mentre qua c'è questo, qua sotto c'è questo. 2 weeks ago or something? You have a lot of stuff. E sapete qual è il primo collegamento diretto tra qui sopra e là sotto? Lo troviamo paradossalmente dentro al Caesar Palace, il casino resort più iconico di tutta Las Vegas, che sicuramente ricorderete per il film Una notte da leone. Sono al Caesar, questi sono i suoi bagni. E tu dirai, perché me li stai mostrando? Semplice, perché l'acqua dei bagni, quando la tiri, sapete dove va a finire? This is the water they wash their clothes in. It comes out faster sometimes, or real fast. Ovvero nella casa dei mall people. Facciamo un po' di chiarezza. La comunità di Las Vegas non vive propriamente all'interno delle fogne, ma nei tunnel di drenaggio che portano alle stesse. Questi sono praticamente grossi tunnel sotterranei costruiti per far drenare l'acqua piovana, un filino meno marci delle fogne, ma ancora più pericolosi, perché la possibilità di inondazione è dietro l'angolo. As soon as you see water, you gotta go. Like, you gotta get out because you don't have that much time. Il problema è che, sinceramente, io di quella storia non sapevo praticamente nulla. Quel cazzo di posto è l'inferno. Perché mi piace approcciarmi al racconto che voglio affrontare senza spoilerarmi troppo di quella situazione e scoprirla sostanzialmente insieme a voi. Cioè, è veramente il peggior posto che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Ma dopo esserci stato, diciamo che ho rivalutato il mio metodo. Comunque, durante quella stessa sera decidiamo di acquistare tutto il necessario per la gita del giorno dopo. We needed to go see the mole people. You're going underground? Yeah, Really? yeah. You really think that's a good idea? We would like to see. I used to go down there, bro. It's not nice down there, but good luck. Just be careful. Don't go down there. Perfetto, anche qui non manca qualcuno che ci dice di non fare quello che stiamo per fare. They live down there. They don't like new people. If you don't belong there,
They're not gonna be like, oh, hey, how you doing? No, they're not gonna be friendly, bro. Ma scusa, cosa hanno di diverso dai senza tetto che si trovano in giro per strada in America? Why they live down there? Because they don't want to be a part of none of this. Either drugs or gambling. They lost their family, they have nothing left. They go down there to be lost of this. They don't want to be found. You know what I mean? Please be very careful. Quindi sostanzialmente si tratta sia di gente originaria di Las Vegas che ha deciso di abbandonare lo sfarzo della città, che di gente che è andata a Las Vegas per tentare la fortuna ed è rimasta costretta in quell'ecosistema. How big is town? As big as this city? Ah, it's like the same? Yeah. Catacombe, spostatevi. None of this. No, because they will try to take it. Okay, thank you so much, okay. Just be careful. Va bene, sono ufficialmente spaventato. Cioè, quindi è grande come qua sopra. È una cosa senza senso. Secondo me abbiamo un po' sottovalutato tutta la situazione generale. Sai qual è l'unico modo per scoprirlo? Andare lì. That's right, my boy. Anzi, forse il miglior modo è informarci un po' meglio. Decido quindi di guardare tutto il materiale che trovo su internet riguardo ai Mall People e qui mi rendo conto che le cose sono davvero molto più hardcore di quanto mi aspettassi. Ho davvero paura, cioè guardando questo video ho paura. C'è la merda per terra, siringhe, bottiglie, acqua, schifo. Non è peggio delle catacombe sta cosa. Sono sottoterra a Parigi. E lì, non so se ve lo ricordate, ma l'avevamo comunque passata brutta brutta, ve lo assicuro. Forse è una delle prime volte in cui ho veramente paura anch'io. A questo punto forse sarebbe stato meglio se non li avessi visti. I pericoli, infatti, non si limitano soltanto alle persone, ma anche al fatto che se la città decide di aprire lo scarico, spesso e volentieri chi si trova al suo interno muore affogato. Yeah, I mean, if you fall and you start getting washed into the darkness, you would be scared. E questo potrebbe succedere anche a noi. Per farvi rendere conto bene di dove stiamo andando, facciamo un piccolo recap del luogo. I tunnel di drenaggio di Las Vegas sono una vasta rete di passaggi sotterranei che coprono tutta la città, progettati per gestire le acque piovane e prevenire le inondazioni. Le dimensioni dei cunicoli variano notevolmente da zona a zona. Alcuni tunnel sono abbastanza grandi da permettere il passaggio di un camion, mentre altri sono molto più stretti, adatti solo al flusso dell'acqua e ai passaggi pedonali. That's the bed. Ah, that's the bed. Grazie all'estensione di questi tunnel, quindi, i Mall People hanno costruito una vera e propria città sotterranea, con mobili improvvisati, letti, spazi per riporre effetti personali e soprattutto una serie di leggi che chi vuole vivere lì sotto è costretto a rispettare. Cosa vi aspettate quindi che succeda il giorno dopo? Mi tolgo tutto quello che ho di oro per sicurezza. Che mi metta alla ricerca di qualcuno che mi possa accompagnare, no? Vabbè. Andiamo. No, perché per vivere l'esperienza come si deve voglio andarci da solo. Non voglio niente, vado dentro, il tizio è entrato in questo tunnel qui, dal video si vede che mi è entrato al secondo, quindi vado. Ci sta, capisco la vostra preoccupazione, ma il problema in queste circostanze è che spesso se vai con qualcuno del posto un po' ti filtra l'esperienza secondo la sua esperienza. Invece se tu vai da solo vivi la realtà e la realtà di quel posto non ha senso. È veramente profondissimo. Hi. Is there someone? Ho sentito delle voci. E meno male che durante un'avventura così pericolosa ho con me il mio alleato. E non parlo di Giacomo, ma di A-Rap. Fuori sono 40 gradi, infatti A-Rap me la porto dietro. E questo principalmente per 3 motivi. Primo, dato che a Las Vegas in questo periodo manca l'aria, posso rimanere bello idratato senza dover rischiare di assaggiare l'acqua delle fogne. Secondo, posso starci attaccato per sentire l'odore di una pod bella fresca saporita e non dover annusare l'olezzo dei tunnel. E terzo, ma non per importanza, se qualcuno dovesse avere delle brutte intenzioni nei nostri confronti, comunque questa in fronte non scherza. Comunque la scienza fa passi da gigante e A-Rap è il modo più incredibile di bere acqua, il modo più semplice per rimanere in forma e l'oggetto più stiloso da aggiungere al proprio outfit. Se ancora non sai di cosa si tratta, ora te lo spiego. Praticamente è una borraccia alla quale si applicano delle speciali pod che sprigionano un aroma. Il nostro olfatto retronasale, mentre beviamo della semplice acqua, lo sente e fa percepire al nostro cervello quell'esatto sapore. Di sapori ce ne sono davvero un sacco, invogliandoti a bere di più e a rimanere in forma. Che tu sia a casa a studiare il mio corso, link in descrizione, o che tu sia a vagare per i tunnel di Las Vegas. Con il codice che vedete in sovrimpressione avrete lo sconto del 15% su tutto il catalogo. E che fai? Vuoi rimanere l'unico babbacchione a non avere A-Rap? Dai! Quindi mi raccomando, link in descrizione, vuoi bene a te stesso e prenditi A-Rap. E la conferma del buon uso che farò di A-Rap ce l'ho dopo un secondo che siamo usciti dall'hotel. Ok, siamo usciti, c'è una temperatura veramente indegna.
Alessandro, right? Yeah. Siamo paralleli alla strip che è lì. Può essere che siamo veramente molto vicini. E infatti, Thank you so much. Thank you guys. Have a good night. You too. siamo qui perché ci è stato detto che da queste parti c'è una delle entrate più famose ai tunnel. Ci sono una marea di ingressi comunque, questo è quello più, diciamo, famoso e anche quello in cui in teoria ci dovrebbero essere più persone. Che è anche qui assurdo perché questo specifico quartiere ospita l'Hotel Rio, un altro resort famosissimo per le suite enormi, la vita notturna bella pazzerella e lo stile brasileiro. Vedi, lì c'è un sentiero. Sì, è probabile che sia andando giù per di qua. L'hotel è questo, però adesso riguardo il video un attimo così capiamo bene. Allora, noi abbiamo visto questo video in cui questo è il Rio e quindi guardandolo è dietro sulla destra. La zona è esattamente quella lì. Guarda, c'è una casa momentanea. Proviamo a scendere per di qua. Che tensione. Inizia il percorso da qui verso laggiù. Mentre ci avviciniamo l'ansia sale ancora di più. Diciamo che dopo quello che c'è detto il tipo ieri non è semplicissimo fare questo percorso. Magari loro si stanno guardando. Vedete, lì c'è la rete che è distrutta. La camera. Qualcuno. Forse sì. Tanto il primo che fanno è quello con la camera, sempre. Chissà poi durante i tunnel. Beh, qua è evidente che comunque delle persone, se non ci vivono ora, ci abbiano vissuto, perché c'è una serie di rifiuti lì, una serie di rifiuti qui. E infatti poco più in là troviamo la prima mall person. Ok, si va in scena. Hi. Can I come there? I don't want to disturb you. Hi. I'm Italian. I make documentaries. But if you can introduce me to the culture here, it would be I don't know the culture here because they're all gone. Right over there, there's the Rio. They're under those tunnels right there. Ah, so the most people live there. Yeah, right there. And why are you here and not there? I just got out of jail and rehab, so. Oh, really? Yeah. Nonostante questo, mi sembra abbastanza amichevole. Continuiamo. You're not allowed to be homeless in Las Vegas, right? Yeah, pretty much. That's the law that you broke? Yeah. That's crazy. Yeah, and now I'm not allowed on the strip, so. Questa cosa è assurda, anche perché, se ci pensate, cosa dovrebbe fare una persona che non ha più niente? This place is a flood tunnel, right? Yeah. Maybe in this specific one, no, because it's open from side to side, but... Yeah, if you watch out here, those tunnels go underneath all the way to the casinos and shit. Ok, primo contatto direi è andato lì. Ok, thank you so much. Ma ora tocca andare verso i tunnel più profondi, perché questo era solo un assaggino. I tunnel qui sono aperti da una parte all'altra. La cosa assurda è che i tunnel laggiù sono infiniti. Quelli verso cui stiamo andando invece sono molto più profondi e immersi nel buio assoluto. Cioè una volta che tu entri non c'esci più e lì c'è un tizio che sta camminando verso di qua. Proviamo ad approcciarlo. Do you YouTubers? Yeah. 1 million subs? Congratulations. Grazie, ma di info qui non ne abbiamo cavate. 1 million subs, that's ridiculous. I can't even imagine actually being a famous person. By the railroads! Yep. Good luck. Incontro molto simpatico. Ci facciamo quindi un altro giretto senza incontrare anima viva, fino a quando non troviamo un tombino sospetto. Questo potrebbe essere un punto da cui entravano. Comunque mi sembra strano che in un'ora abbiamo incontrato soltanto 2 persone. Anche a me sembra non ci sia nessuno, però può essere che dietro quello ci sia effettivamente qualcuno. Mentre ci decidiamo quindi di entrare nei tunnel più profondi, vediamo una donna uscire proprio da lì. Decidiamo quindi di seguirla per chiederle qualche informazione. I don't want to bother you. Do you think it's safe if we go down there? Why it's not safe to go here? There's a lift there. Then you could be like, But I would like to talk to people who live down there. well, you could try it, but I don't want to bother anyone. So They've been arguing. Everybody said, just try it. today they were arguing. Yeah. I was a little bit afraid because everyone told me to came here without anything. Be safe. Just, yeah. Ok. Chiaramente non voleva parlare, ma a giudicare dalle sue condizioni mi sembrava pure stupido e di cattivo gusto stare lì e insistere. Proviamo a scendere a vedere un attimo qua com'è la situazione. C'è qualcuno? Non mi pare che ci sia nessuno, ma qui sicuramente qualcuno ci abita. Hi! I'm making a documentary about this place. Guarda che ansia Sonic lì così. Tira fuori la torcia un secondo, fammi guardare dentro. Secondo me questa barriera l'avevano fatta un po' per il discorso dell'acqua che esce. Ma appena eravamo arrivati avevamo visto una persona entrare e quindi... Facciamo una cosa, aspetta qua, se te la senti, e io entro un po'. Questa non vede una sega. Vuoi il faretto? Preferisci il faretto, fa più duro. Ma non voglio dare fastidio. Solo decidiamo in quale vado un po' dentro e poi in caso torno indietro. Dividiamoci.
No, è la prima regola, non dividersi. È vero. Quale provo? Lo ammetto, è stato molto difficile. Questo è il primo, questo è il secondo. In ogni caso è inutile rimandare. È uno pazzo. Madonna, è già pulissimo. Questo sono delle scarpe. E dopo qualche metro mi ritrovo davanti all'ultimo passaggio prima di arrivare definitivamente dentro il canale di scolo. Profondissimo. Is there someone? Ma dall'altra parte non arriva alcuna risposta. Speriamo di qualcuno. Madonna. Però è più facile camminare. E all'improvviso, Sì, non mi far cagare addosso. fino dove potevo spingermi, io mi sono spinto. Per la nostra sicurezza è meglio entrare con qualcuno che conosce, secondo me. Non resta che fare una cosa. Grazie al mio team eravamo riusciti ad ottenere un contatto incredibile per l'esplorazione dei tunnel. My mom works for the city in community and service engagement for North Las Vegas. She has a homeless outreach team that goes, but I called her and I said, do you have any contacts? And she said, she's like, we don't go in the tunnels without police escort. Tutti mi avevano sconsigliato di andarci da solo. And so she's like, so I would tell your friends to like call this number and see if they'll at least go and break that original barrier. Grazie Sam e Melissa. Con voi ci rivedremo nel video dell'FLDS, che è mind blowing. Questa era la casa di una persona che è stata tra i 10 personaggi più ricercati al mondo dall'FBI. Almost all of the people down there, a lot of them are on drugs and just really unpredictable. Ma fortunatamente abbiamo l'uomo chiave per questa storia. His name is Rob at Shine a Light. They would be the person to talk to if you want to go down safely. Rob è il capo di Shine a Light, un'associazione che aiuta i Mall People, che non solo ci spiegherà come funziona tutta la situazione, ma che ci offrirà pure una guida per andare in esplorazione. Allora? È infinito. Ho sentito delle voci di una donna che parlava piano, però non so se... Ma c'era una bici, che cazzo C'era una bici. Poi più avanti diventa tipo strada, no? La bici è posizionata appena diventa strada. Quindi uno da lì può prendere, andare, correre e arrivare dall'altra parte. Bisogna sicuramente avere un'altra torcia. Voto torcia 2. Lo scam più grande di tutta la storia. Bisogna attrezzarsi meglio, infatti noi abbiamo la carta Rob, ma mentre decidiamo di muoverci verso di lui, Lui secondo me vive lì dentro. ci accorgiamo che del movimento c'è. Cosa? Che cazzo stanno facendo questi? È arrivato il nostro Uber. Che però, per qualche motivo, scappa appena vede quello che sta succedendo dietro di noi. L'ha rincoglionito? Bro, what the fuck? What? Can we come? Why you ran away? We were trying to understand what they're doing. How many people? 2, just us. Yeah. Vabbè, vai a capire, sti americani. La nostra destinazione è quindi la sede di Shine a Light, ovvero l'associazione no profit di Rob che si dedica a fornire assistenza a chi vive nei tunnel. Hi. Che ci vedono? Esatto, ci ha visto ma non ci apre. Dopo qualche minuto riusciamo ad entrare e scopriamo che è in corso una riunione condivisa per chi fa uso di sostanze. Il classico cerchio degli alcolisti anonimi che tutti abbiamo visto in qualche film. Qui incontriamo finalmente Rob di persona. Alessandro. Con lui cerchiamo di mettere giù un quadro della situazione. We're outreach and case management. So we have partnerships with everybody here. You say, hey, I want help, I take you to detox. Over 1,200 people we've helped. Sono davvero tanti. How many people lives under the tunnels? Average 15 to 1,200, but it's transient. You know what I mean? So there's no way to get a real number. It's about 10% of the homeless population lives underground. Yeah, there are like rules. And it's fluid. Like my tunnel, when I lived in it, there was strong. Like one guy, he was in charge, but his rules were real general. I've heard different stories from different people, like there's a mayor in one of the tunnels down here. Like Rob mi ha raccontato delle storie incredibili, ma la sua di storia qual è? I started out homeless, I thought it was going to be temporary, right? I'll get it back, whatever, right? Whatever lies I was telling myself. And then there I was in year 5, waking up every day, going, fuck, why did I wake up? I wish I would have died. That was my prayer the last year I was out there. Why won't you fucking take me? It wasn't help me, it wasn't get me out of here, it was why did I fucking wake up? Every time I overdosed, why the fuck did you wake me up? That's not a unique story, I promise you. Same, everybody you talk to, but the pain's fucking shit. E questo posso soltanto immaginarlo. Ad accompagnarci nella nostra esplorazione non sarà Rob. I was homeless for almost 10 years. I didn't know a way out. I hated myself, I hated the things I was doing, but it was comfort in that misery.
Thank you also for sharing it. I like your story. It's okay. I'm happy to share my story with you. Yeah, we'll talk tomorrow. E io non vedo l'ora di vederne di più, anche perché le premesse sono davvero incredibili. Sarà una bella avventura. Domani sarà una bella avventura. Si vede subito comunque che Rob è una persona di cuore in tutto quello che fa, tanto che decide addirittura di darci un passaggio in hotel. That's very strange to me. You have to remember they're living at their worst point. It's strange to you because you're living like us, right? We're living okay lives, right? We're happy. So it's strange for me to think to live like that. Yeah. But in those situations, addiction, homelessness, trauma, you're disassociated. You feel like you're not a part of all those things. This is you, right? Yeah, it's perfect. Okay. You can live as whatever is comfortable for you. Abbiamo la possibilità di avere un video in mano assurdo. Che domani ne vedremo davvero delle belle. Nel prossimo episodio. It's fine for you if we stay here with him? Alright, we can take off? Yeah. Ok, adesso diventa bella la situazione perché andiamo in giro con lui. My mama told me, boy, make a decision. Right now I gotta keep a ton of vision. I need me all the baby.